tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questo bellissimo copricuscino, molto bello, molto semplice anche da fare perché è tutta la lavorazione Granny, però vedete un po' strana, le ho fatte un po' alternati sia come colori e sia anche come le ho messe, perché due sono state messe così e altre due invece al contrario. Dietro è chiuso così con i bottoncini, quindi facile sia da togliere, da lavare e da rimettere. Quindi appunto l'ho voluto fare proprio apposta per questo motivo, cioè che si potesse togliere e rimettere, ok? Quindi il bottone appunto basta che lo slacci e via. Ok. Allora vi dico, questa è un cuscino di 40x40 e questa misura delle mattonelle, perché sono 4 mattonelle separate che poi vengono unite, e qua sono 2 pezzi, quindi questo è il primo pezzo e questo è il secondo pezzo, che poi anche qua verrà tutto cucito intorno e poi messi i bottoni appunto uno sopra l'altro. Comunque a video vi spiegherò tutto, molto semplice appunto. Ho fatto queste mattonelle, diciamo un pochino più grandi, ma perché? Perché comunque dovrà avere un primo lavaggio, quindi non volevo farlo proprio tutto giusto giusto, che già mi tirasse un po' quando lo andavo a mettere, perché poi magari lavandolo si va a restringere ancora un po'. Questo è cotone, quindi facciamo attenzione. Quindi ho preferito farlo leggermente più grande, che poi non è che, cioè, è proprio sbuffante, diciamo che è giusto, solo che è bello morbido, non è tirato, ecco. Però con il primo lavaggio poi andrò a vedere se appunto se va bene oppure no, perché se si restringe un pochino e va poi perfetto. Quindi vi lascio subito con l'elenco del materiale e il tutorial, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così avverte dei miei prossimi video e se il tutorial, il progetto può piacervi lasciate anche un like. Il materiale quindi che ci servirà, allora sarà il cotone. Allora come cotone, allora io ho scelto questi 4 colori, voi ne potete scegliere solo 1, 2, 3, 5, dipende, va a vostro piacimento. Io però appunto andrò a farla con questi colori. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ci serviranno le nostre forbici, ago e dei bottoni. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Due cosine che vi dico prima di iniziare la lavorazione della mattonella è che appunto io l'ho fatte così alternate, ok? E qua alternate diversamente, vedete sono fatte di due colori diverse, e anche come l'ho attaccate, che queste tre le ho già attaccate insieme e poi adesso vi farò vedere come attaccare poi la quarta. Anche come l'ho attaccate, vedete, sono diverse, perché appunto una mi viene con l'inizio della lavorazione di qua e l'altra invece la metto, vedete, agli angoli di qua. Quindi è una cosa un po' più particolare per non averla tutta dritta, tutta uguale. Poi una cosa, allora il mio cuscino misura 40x40, quindi ogni mattonella deve misurare 20, ok? 20, 21 al massimo, non di più, perché sennò poi usciamo troppo con la lavorazione. Perché quindi 20 più 20 e abbiamo le nostre 40, i 40 centimetri. Anzi che poi avendo fatto il giro, comunque qua vedete tutto il giro di rifinitura, ok? Che l'ho fatto con il lilla, abbiamo quel centimetro in più, ok? Un pezzettino da una parte, un pezzettino dall'altra, abbiamo quel centimetro in più. Però meglio avere un centimetro in più che un centimetro in meno, ok? Quindi appunto lavorazione Granny normale fatta solo su 2 lati e non su 4 come si fa di solito la lavorazione Granny, fatta solo su 2. Appunto adesso a video vi faccio vedere come iniziare e finire il giro, perché più che altro sono qua dei laterali, perché poi qua la lavorazione è quella classica. E per fare
la mia mattonella con il numero di uncinetto che uso io, il cotone che uso io, la misura del cuscino che mi serve a me, io ho fatto in totale 19 giri. Ok, voi vedete, misuratela sempre man mano che andate avanti, cioè se avete il cuscino anche voi da 40, misurate quanto vi viene grande la mattonella, perché magari vi servono 18 giri oppure 20 giri, dipende un po' dalla vostra mano, dall'uncinetto, dal filato, da tutto quanto. Quindi io do le misure per quello che serve a me, voi appunto fatelo comunque in base al vostro cuscino. Comunque ne avete un cuscino da 60x60, sapete che la mattonella la dovete fare 30, ok? Quindi appunto queste due cosine giusto così prima della lavorazione, così adesso vi faccio vedere la lavorazione e poi come anche chiuderla. Iniziamo facendo cerchio magico, ok? Poi ci alziamo di 3 catenelle, che è la prima maglia alta, e poi dentro il cerchio magico andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2. Facciamo 2 catenelle, di nuovo dentro il cerchio magico altre 3 maglie alte, 2 e 3, di nuovo 2 catenelle e di nuovo dentro il cerchio magico 3 maglie alte. Quindi lo facciamo per 4 volte, dobbiamo avere 4 gruppi di 3 maglie alte. Finiti i 4 gruppetti andiamo a stringere il cerchio magico e qua non andiamo a fare le 2 catenelle per chiudere, ma facciamo una mezza maglia alta, quindi entriamo nella terza catenella che avevamo fatto inizialmente e andiamo a fare una mezza maglia alta. Vi faccio fare questo perché così riusciamo a lavorare anche il secondo giro dalla parte del dritto, perché se avessimo fatto le 2 catenelle ci andava a chiudere qui nella terza, cioè nella maglia alta, quindi nella terza catenella, e ci trovavamo un po' sfasati, ok? Invece da qui adesso ci alziamo di nuovo di 3 catenelle e possiamo rientrare, vedete qua dentro, senza problemi, se no prima ci saremmo ritrovati qua con la chiusura. Quindi qua andiamo a fare 2 maglie alte, le 3 catenelle più le 2 maglie alte, quindi una catenella, andiamo nel prossimo archetto qua dove ci sono le 2 catenelle e facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Allora vi faccio fare una catenella per passare da un gruppo all'altro della lavorazione, invece negli angoli ve ne faccio fare 2, ok? Quindi adesso dobbiamo passare, vedete, per il prossimo angolo, quindi facciamo solo una catenella, andiamo a rimetterci qua dove ci sono le 2 catenelle e di nuovo facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, tutto qua dentro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le 2 catenelle a sto giro e posso andare nella terza catenella che avevamo fatto inizialmente a fare una maglia bassissima. Qui possiamo chiuderlo con le 2 catenelle perché tanto adesso dobbiamo staccare il filo e attaccarlo con un secondo colore, quindi lo possiamo staccare così. Se invece voi dovete continuarlo a fare con lo stesso colore, ok, rifate come prima, fate la mezza, piuttosto la mezza maglia alta. Quindi prendiamo il secondo colore, ci andiamo a mettere in un angolo qualsiasi, io mi andrò a mettere in questo prima della chiusura, quindi la mia lavorazione sarà così e così, ok? Per tutta la mattonella saranno questi due i lati che io andrò a lavorare. Quindi entriamo dentro appunto le 2 catenelle, andiamo a fare le 3 catenelle iniziali, poi sempre qua dentro facciamo altre 2 maglie alte, una catenella, andiamo nel prossimo
nel prossimo spazio dove c'è la catenella, ok, e facciamo 3 maglie alte, una catenella, siamo arrivati all'altro angolo, quindi qua di nuovo facciamo 3 maglie alte e 3, 2 catenelle e di nuovo qua dentro altre 3 maglie alte. Quindi ricordiamoci solo che per gli angoli anziché una catenella ne andiamo a fare 2. Quindi poi una catenella, ci spostiamo nel prossimo spazio e facciamo le 3 maglie alte, una catenella e siamo arrivati qua praticamente al giro finale. Quindi in questo angolo adesso vado a lavorare solo le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e mi fermo così, non vado a proseguire. Quindi da adesso qua facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a metterci subito qua nel primo spazio e qui di nuovo andiamo a fare le 3 maglie alte, 2 e 3, quindi una catenella, di nuovo qua nel prossimo spazio altre 3 maglie alte, siamo arrivati all'angolo, quindi di nuovo qui all'angolo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e arriviamo fino alla fine qua. Sono arrivata alla fine del mio giro, quindi qua faccio una catenella e poi vado a fare una maglia alta nella seconda catenella qui all'inizio, ok? Avevo fatto fare le 3 catenelle iniziali, ma noi andiamo sulla seconda a fare la maglia alta perché così il lavoro rimane più dritto, rimane più carino, ok? Quindi qua una volta arrivati qua possiamo anche tagliare il filo, ok, e facciamo un nodino di sicurezza. Qua volendo ci possiamo anche già sistemare, cioè tagliare, se l'abbiamo lavorati come vedete, come l'ho lavorati io i fili che l'abbiamo già fermati, questi li possiamo già anche tagliare. Questo qua del cerchio magico adesso poi me lo vado a sistemare. Quindi una volta arrivati qua lo riprendiamo dalla parte del dritto, ok, per andare a fare il secondo colore lo riprendiamo già dalla parte del dritto, quindi con il terzo colore, quindi in questo caso a me sarà il lilla, ci andiamo a mettere praticamente qua dove abbiamo fatto la maglia, l'ultima maglia alta, ok, del fine del giro precedente. Quindi ci mettiamo qua, facciamo le 3 catenelle e poi entriamo tra la maglia alta e il gruppetto delle maglie alte che ci sono e qui andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. Ok, quindi ci siamo fatte, vedete, il gruppetto da 3. Quindi di nuovo una catenella, entriamo nel prossimo archetto, ok, facciamo le nostre 3 maglie alte. Ok, e di nuovo arriviamo fino a qua, che adesso poi vi faccio vedere anche qua come finirlo. Sono arrivata, vedete, alla fine del mio giro. Qua adesso dentro qua l'archetto vado a fare 2 maglie alte, quindi una e 2, e la terza la vado a prendere dentro la catenella, ok, quindi mi infilo dentro la catenella un po' come abbiamo fatto qua all'inizio. La prima l'abbiamo fatto sulla maglia alta, ok, e poi le altre 2 dentro l'archetto e qua la stessa cosa, quindi le prime 2 le abbiamo fatte dentro l'archetto e poi la terza la vado a fare nella catenella. Lo facciamo nella catenella sempre per il motivo che almeno rimane bella dritta, un po' più dritta, più asimmetrica. Quindi la lavorazione è questa qua, ok? Quindi dovete comunque alternare, ok, da una parte all'altra. Tipo adesso qua andiamo a fare 3 catenelle, giriamo
E qui andiamo subito nel primo archetto che ci ritroviamo a fare le 3 maglie alte. Vi faccio fare qua 3 catenelle e non 4, perché una mi potrebbe dire ah ma sono 3 catenelle della prima maglia alta e una di separazione tra i due gruppetti. Invece no, vi faccio fare 2 catenelle più una sola catenella di separazione, quindi in totale 3 catenelle, in modo che qui appunto non rimanga poi troppo largo, ok? Sia da una parte che dall'altra, che non rimanga poi troppo largo, perché poi noi andando a prendere alla seconda catenella qui della lavorazione, quando poi andremo a finire, ok? Ce lo tira su bene, in modo che rimane su bello dritto e non più largo, ok? Almeno a me piace di più così. Se poi voi siete abituati invece a fare 3 catenelle con poi quella di separazione, quindi in totale 4, fatelo pure. Però a me piace più farlo così, con 3 catenelle andare a prendere poi la seconda catenella, quando poi sarò di qua, appunto andare a prendere la seconda catenella in modo da averlo bello tirato su, ok? Quindi appunto andiamo avanti così, la lavorazione è questa, i giochi di colore pure sono questi, io appunto andrò a fare i 2 bianchi e del colorato 3. Ho finito la mia mattonella, ok, come vedete tutta bella finita. Adesso dobbiamo andare a fare il giro tutto del contorno, ok? Sono semplicemente maglie basse, quindi niente di difficile. Allora, per la mia misura, che ho fatto praticamente sono 11 gruppetti da 3 maglie alte, ok? Quindi sarebbero, se le devo andare a lavorare tutte con le maglie basse sopra, sono solo i gruppetti, sono 33 maglie basse. Poi vado a fare una maglia bassa dove c'è la catenella, quindi 33 maglie basse dei gruppetti, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, perché qua dove c'è l'angolo ne facciamo 2, ma una viene contata per qua e l'altra per questo lato. Ok? Quindi io andrò a fare 44 maglie basse. Quindi 44 maglie qua, 44 maglie qua, 44 qua e 44 qua. Ok? Voi adesso vedete se avete fatto le mie stesse maglie, ok. Se invece avete fatto più giri, meno giri, in base, che ne so, ve ne servono solo 30, ok? 30 maglie, per ogni lato devono essere 30, in modo che su tutte e 4 le mattonelle che facciamo, appunto, le maglie devono essere le stesse, perché poi dobbiamo andarle a cucire, quindi almeno che combaciano, che abbiano lo stesso numero, appunto, di maglie. Quindi semplicemente prendiamo il nostro colore con cui vogliamo fare tutto il nostro contorno, ci andiamo a mettere sulla prima maglia alta lavorata, facciamo una catenella, rientriamo di nuovo qua dentro e facciamo la prima maglia bassa. E questa prima maglia bassa già la segniamo con il marcapunti. Vi faccio faccio mettere i marcapunti, quindi anche qua alla prima faccio le 44 maglie basse. Quando rinizierò la prima per questo lato, di nuovo qui alla prima metterò il marcapunti, in modo da avere già ben definite dove sono le 44 maglie, che così quando le andiamo a cucire almeno siamo già pronte, sappiamo che qua appunto c'è già la prima da attaccare con la prima dell'altra parte, ok? Quindi è giusto per essere un pochino poi più definite, più veloci anche poi nell'attaccamento, quando le andremo ad attaccare. Quindi semplicemente ci facciamo per ogni maglia alta una maglia alta, dove c'è la catenella andiamo a fare un'altra maglia bassa, scusate, non maglia alta, tutta maglia bassa. Ho finito tutto il mio giro, vedete, del giro del contorno, arrivando all'ultima, praticamente su questo lato, ok, che era l'ultimo che dovevo lavorare, ho fatto 43 maglie basse, perché l'ultima, la 44, l'ho fatta con la chiusura invisibile,
ok? Quindi fate attenzione anche di questa, non fate 44 poi più la chiusura invisibile e ve ne vengono ad esempio 45, quindi fatene 43 più la chiusura invisibile 44. Adesso per chiuderle, allora io le ho chiuse così, come vedete, ho messo queste tre e adesso dovrò andare a mettere questa quarta. Io ho fatto un video dove vi faccio vedere appunto come chiudere le mattonelle con le varie chiusure e il metodo anche qua praticamente attaccare prima tutte così e poi così, ok? Io adesso poi vi lascio la scheda qua sopra così ve lo potete andare a vedere. In questo caso io l'ho attaccata così perché mi serviva per vedere quanto erano grandi, come venivano, quindi l'ho fatte io così. Quello che vi consiglio a voi, chiudetele, fatele prima tutte e quattro le mattonelle, quando ce l'avete tutte e quattro le chiudete nella lavorazione che vi ho fatto vedere. Perché vi dico questo? Perché così il centro ve lo chiudete già facendo la lavorazione. Io invece adesso me lo devo andare a chiudere facendo qua e poi l'altro lato da sta parte, ok? Invece facendo la lavorazione prima tutto orizzontale poi tutto verticale vi viene appunto la chiusura anche del centro vi viene già fatta bene, sai, senza starla poi a fare dopo. Potete fare la chiusura che volete, io qua semplicemente l'ho fatta con ago e filo prendendo la costina, solo le costine retro. Quindi mi vado, giusto ve la faccio vedere se giusto la volete appunto vedere come l'ho fatte. Vado a mettere, ok, l'ago qua dove c'è il marcapunti sulla prima. Ok, qua lasciamo sempre la codina un pochino più lunga in modo da poter poi finire di chiuderlo dopo bene. Quindi ho preso solo la costina dietro, vedete, della prima mattonella con la costina retro della seconda mattonella e le vado a chiudere di nuovo. Quindi il filo, vedete, ce l'ho qua dalla parte dietro, quindi inizio a chiudere questa dietro. Quindi costina, sono le due costine più interne praticamente, due costine più interne della prima e della seconda e vado a chiudere. E così tutte le altre. Adesso andremo a fare la parte dietro del cuscino. Allora, per fare la parte dietro, quindi iniziamo con un colore qualsiasi, quello che volete. Io in questo caso inizio con il rosa. Facciamo il cappietto iniziale e facciamo praticamente tante catenelle che devono essere il multiplo di 3 più 4 catenelle. Ok, quindi in questo caso io nella mia lavorazione, nella mia grandezza del cuscino, vado a fare 36 catenelle più 4, ok, quindi arrivo a 40 catenelle in totale. Per sapere bene quante catenelle una bisogna fare per avviare il lavoro, per iniziare il lavoro, noi sappiamo che il nostro cuscino praticamente sono 40 centimetri di larghezza e 20, perché ogni mattonella è 20 per 20, ok? Messe insieme le due mattonelle abbiamo un 40 per 20. Siccome questa qua, questa lavorazione della parte dietro, praticamente deve prendere solo il rettangolo, ve lo faccio vedere, il rettangolo delle prime due mattonelle, quindi qua 40, ok, per 20. Questa lavorazione voi la dovete prendere, cioè per il vostro cuscino dovete fare quindi il 40, ok, meno 20 della altezza e vi viene fuori i centimetri che dovete fare all'inizio della lavorazione. Quindi in questo caso a me sono 40 meno 20, 20. Ok? Quindi le mie catenelle devono misurare 20 centimetri. Queste qua non misurano 20 centimetri, sono 16 centimetri, 16 centimetri e mezzo. Vi dico però che
di non farle proprio da 20, perché io la prima volta l'ho fatte da 20 centimetri. Poi il rettangolo che praticamente mi serve mi era venuto troppo grande e non copriva né l'altezza né la larghezza. Quindi mi sono tenuta più stretta. In questo caso invece che ho fatto 36 catenelle, ok, più le 4 e sono 16 centimetri, questa va bene come misura, perché voi contate che comunque poi le catenelle non rimangono così, si allargano, ok? Quindi da 16 centimetri poi dopo diventa 20. Adesso infatti poi facendo la lavorazione ve la faccio vedere, ok? Quindi tenetevi sempre quei 3-4 centimetri più bassi, ok? Quindi io ho fatto adesso in totale già le 40 catenelle. Adesso vado nella quinta catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Quindi qua nella quinta catenella dall'uncinetto vado a fare 3 maglie alte, quindi il mio primo gruppetto di 3 maglie alte. Una catenella, di nuovo salto 2 catenelle sottostanti, vado nella terza, quindi nella terza vado a fare di nuovo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, di nuovo salto 2 maglie, 2 catenelle, scusate, nella terza catenella vado a fare 3 maglie alte. Quindi questa è la lavorazione che dobbiamo andare a fare per tutte le catenelle che abbiamo fatto. Sono arrivata alla fine delle mie catenelle, quindi qua faccio l'ultima catenella dopo il gruppetto da 3 e nell'ultima catenella, ok, qua andiamo a fare una maglia alta. Ok, quindi qua possiamo anche tagliare, perché poi ci andiamo ad attaccare con l'altro colore, quindi qua possiamo fare il nodino di sicurezza e quindi chiudiamo. Ok, è normale se vi resta un po' così annarcato, cioè che si inarca un po', è normale, pertanto adesso poi facendo la lavorazione anche sotto si va poi a stendere. Quindi prendiamo il secondo colore, in questo caso io prendo il bianco, mi attacco in un modo diverso, faccio il nodino di sicurezza, poi entro tra la maglia alta, l'unica maglia alta singola che abbiamo fatto, e il gruppetto da 3, quindi vado a mettermi proprio qua dentro, ok, in questo spazio. Allora portiamo indietro, ok, quindi per iniziare la prima maglia alta vado a caricare il filo sull'uncinetto, entro dentro lo spazio qua tra la maglia alta e il gruppo di 3 delle maglie alte e vado a fare una maglia alta normale. Voi se non vi trovate, cioè se non volete fare questo metodo, fate normalmente le 3 catenelle e iniziate, ok? Quindi qua dentro adesso andiamo a fare 3 catenelle, scusate, 3 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo qua dentro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, di nuovo 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ok, quindi facciamo catenella di separazione e adesso andiamo a metterci già nel primo spazio tra i due gruppi di maglie alte. Quindi entriamo qua e facciamo le 3 maglie alte. Mi porto dietro tutte le codine così intanto le nascondo, Quindi 3 maglie alte, sempre la catenella di separazione, entriamo nel prossimo spazio e di nuovo facciamo le 3 maglie alte, catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte. Quindi facciamo così fino ad arrivare alla fine della lavorazione.
che poi qua, ok, dove alla fine, vedete, vi ricordate che abbiamo lasciato le 4 catenelle e poi abbiamo fatto le 3 maglie alte. Quindi in questo spazio tra le catenelle, il primo gruppo di maglie alte, qua dentro andremo a fare la stessa lavorazione di qua. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Sono arrivata alla fine, vedete ho fatto tra le due gruppi delle maglie alte, ho fatto l'ultimo gruppo e adesso qua, come dicevo prima, andiamo a fare, quindi ci mettiamo, vedete, qua in mezzo, andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, sempre qua dentro 3 maglie alte, di nuovo 2 catenelle e di nuovo l'ultimo gruppo di 3 maglie alte. Quindi una catenella di separazione e andiamo a lavorare di nuovo nello spazio tra un gruppo e l'altro. Quindi di nuovo facciamo i nostri gruppi di 3 maglie alte con la catenella di separazione e arriviamo fino alla fine del giro. Ho finito, vedete il mio giro, sono arrivata alla fine, ho fatto la catenella, quindi non ce la dimentichiamo, e poi andiamo nella terza, cioè nella prima maglia praticamente alta che abbiamo fatto, o comunque la terza catenella, dipende voi come l'avete iniziato, e andiamo a chiudere. Quindi facciamo nodino di sicurezza e chiudiamo. Ok, quindi adesso questi due primi giri sono stati quelli di preparazione per la lavorazione granny, ok? Come potete vedere, allora io prendo dal rosa, praticamente da qua, da dove ci sono le catenelle, ok? Cioè la prima qua era la maglia alta, fino ad arrivare all'altra maglia alta, le catenelle che erano qua, siamo a 19, 19 e mezzo, ok? Come centimetri. Quindi è per quello che vi dico, non lo fate già da 20, perché vedete poi la lavorazione si allarga, perché abbiamo appunto ste due maglie che devono ospitare questi 3 gruppi di maglie alte. Quindi tenetevi un pochino più strette in modo da appunto arrivare poi a 20 una volta con il lavoro tutto allargato, ok? Con le maglie anche già lavorate. Se voi aveste fatto già da 20, ve lo ritrovavate poi da 24, 25 centimetri, quindi era troppo grande, ok? Quindi appunto questi due giri come preparazione. Da adesso in poi i giri si lavora normalmente la lavorazione granny, quella che abbiamo sempre fatto. Quindi iniziamo, io inizio sempre con il cappietto iniziale. Allora, qua dove abbiamo i 3 gruppi, ok, di maglie alte divise dalle 2 catenelle, noi andiamo qua tra il primo e il secondo gruppo, andiamo a metterci dentro questo archetto. Ok, e faccio sempre la prima maglia alta, quindi carico filo sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta. E quindi questi sono gli angoli, quindi qua andremo a fare 3 maglie alte, poi passiamo già direttamente all'altro angolo, perché questo angolo qua, che mancherebbero le altre 3 maglie alte, lo andiamo a fare una volta che finiamo il giro. Quindi qua adesso ci facciamo una catenella, passiamo praticamente quest'altro archetto e qui ci andiamo a fare l'angolo completo. Quindi l'angolo completo sono 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella e andiamo già subito nel primo archetto, nel primo spazio tra i due gruppi di maglie alte e ci facciamo la nostra lavorazione granny. 3 maglie alte, una catenella di separazione e andiamo avanti così per tutto il giro. Adesso io come colori qua
allora, per il davanti praticamente avevo fatto 2 giri con il bianco e 3 con il colore. Qua invece faccio un giro con il bianco e 2 con il colore. Quindi vedete un po' voi come lo volete fare, ok? Infatti vi faccio vedere, vedete? Fatto uno bianco, 2 colore, uno bianco, 2 colore, uno bianco, 2 colore e sono andata avanti così. Sono andata avanti, allora, guardate, ve lo faccio vedere. Allora, io praticamente la lavorazione con il giro iniziale, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perché mi fermo al bianco, vedete? Qua l'ultimo giro è il bianco, quindi sono 11 giri. Poi con il viola ho fatto altri 2 giri perché mi serviva quel pelino di lunghezza in più per poi andarci a mettere i bottoni e fare l'asola in modo che veniva messo uno sopra l'altro, ok? Quindi voi vi dovete fermare, cioè comunque volendo potete anche andare avanti, però qua poi vi facevo vedere come, come iniziare e finire il giro. Voi dovete fare 11 giri, ok? Quindi 2 l'abbiamo già fatti, che è quello rosa e quello bianco. Quindi adesso andiamo avanti per altri 9 giri. Quindi arriviamo fino all'11° giro e poi vi faccio vedere come fare questi ultimi 2 giri. 2 cosine che non vi ho detto è che quando appunto abbiamo iniziato il nostro giro, quando arriviamo qua lo stesso facciamo gli angoli come l'abbiamo fatto qua, ok? Quindi in questo primo archetto delle 2 catenelle con il bianco, qua facciamo i due gruppi di 3 maglie alte divise da 2 catenelle e in questo anche in modo che ci formiamo, vedete, i 4 angoli. E quando arriviamo alla fine, usando lo stesso colore e per chiudere il giro, per non fare in modo di girare il lavoro e continuare, quindi fare tutto dalla parte del dritto, quando arriviamo qua, nella prima maglia alta che ci ritroviamo, andiamo a fare una mezza maglia alta. Quindi quando dobbiamo avere che lavoriamo con lo stesso colore, ok, che dobbiamo fare i 2 giri, andiamo a chiuderla così con la mezza maglia alta, in modo che qua adesso ci facciamo subito le 3 catenelle e abbiamo la possibilità di rientrare, vedete, in mezzo qua ai 2 gruppi per fare le prime 3 maglie alte. Ho finito i miei giri, ok, come potete vedere, quindi sono 11 giri in totale. Adesso dobbiamo andare a fare praticamente solo la parte, solo di un lato. Io qua ho fatto la chiusura, ok, quindi mi vado subito ad agganciare con il colore da questa parte. Quindi qua vado a fare subito 3 catenelle e poi passo direttamente nell'archetto tra un gruppo e l'altro e vado a fare le mie solite 3 maglie alte, quindi una catenella di separazione e passo nel prossimo gruppetto. Sono arrivata, vedete, alla fine del giro, ho fatto l'ultimo mio gruppetto di 3 maglie alte, la catenella di separazione e poi ho fatto una sola maglia alta nella catenella, qua nell'angolo ci sono 2 catenelle, sulla prima ho fatto la maglia alta. Quindi adesso facciamo di nuovo le 3 catenelle e a sto giro dobbiamo girare il lavoro. Quindi qua subito nel primo spazio andiamo a fare le altre 2 maglie alte che ci restano da fare. Quindi una catenella e di nuovo le 3 maglie alte. Quindi facciamo di nuovo la stessa lavorazione che abbiamo fatto prima. Ho finito anche il mio secondo giro. Adesso, allora, una parte di questo qua, della parte retro, la dovete praticamente terminare così, con 2 giri solo del lilla. Invece, la seconda parte, facciamo un giro in più, perché, allora, la parte
adesso vi faccio vedere con i 2 giri, ok, che sarebbe questa qua, vedete, io l'ho fatta con 2 giri solo, l'ho già attaccata pure alle mie mattonelle, quindi questa, ok, ve l'ho allargato un po', questa qua, vedete, l'ho attaccata tutta, quindi è la parte che rimarrà qui attaccata, dove qua dentro mettiamo poi il cuscino. L'altra parte che stiamo facendo, e quindi facciamo i 3 giri, l'andremo ad attaccare qua, ok? Quindi che viene sopra a questa, però siccome qua ci sono i bottoni, in questa parte ferma mettiamo i bottoni, con l'altra che viene sopra magari non vorrei rischiare di essere poi troppo tirata, ok? Quindi invece se facciamo i 3 giri abbiamo, perché poi come asole tanto useremo queste qua, gli archetti delle, in mezzo ai 3 gruppi ai gruppi delle maglie alte, quindi come asole avremo 3 possibilità dove metterli, se lo vogliamo un pochino più stretto, un po' più medio, un pochino più largo, ok? Quindi preferisco farvi fare un giro in più anziché un giro in meno, che poi magari rimane troppo stretto, troppo tirato e non ci arriva magari alla parte dei bottoni, ok? Quindi dobbiamo andare a tirare troppo. Quindi facciamo un terzo giro, qui di nuovo facciamo le 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo subito nel primo archetto a fare il nostro gruppo di 3 maglie alte. Ok, una catenella di separazione e di nuovo le 3 maglie alte. Quindi andiamo avanti tutto così fino alla fine del lato e poi, senza staccare il colore, ci facciamo praticamente tutto il giro del contorno, quindi tutto a maglia bassa. Qui è molto semplice perché abbiamo su tutti e 4 i lati le maglie già definite da prendere, ok? Quindi sulle 3 maglie alte facciamo 3 maglie basse, dove c'è la catenella facciamo una maglia bassa in mezzo. E quindi questo lato è definito, questo pure, la parte qua sotto pure e qui a destra pure. Quindi non ci possiamo sbagliare. Ho finito tutto il mio giro del contorno, ok, vedete, ho fatto tutto con il lilla. Qui sono arrivata alla chiusura, cioè alla fine fate la chiusura invisibile, ok, perché ci serve comunque la maglia. E cosa molto importante, qua le maglie, ok, di questo lato più lungo, devono essere 88, massimo 89, ok? In modo, perché sappiamo che il quadrato, ogni lato era 44 maglie basse, quindi 44 più 44 devono essere almeno 88, ok? Quindi cerchiamo di fare così. Qua noi in questo caso ce l'abbiamo perché abbiamo fatto, sono 21 gruppi, ok, di 3 maglie alte, ok? Quindi sono 21 per 3 siamo a 61 e poi contando ogni archetto qua dove c'è la maglia bassa più qua gli angoli dove ne abbiamo fatte 2 e ci siamo, ok? Ne mancava a me, me ne mancava una, era 86 mi pare, quindi ne ho fatto un paio, cioè una sola, perché ho fatto la 87 e poi la chiusura invisibile mi ha formato l'88, ok? Quindi facciamo un attimo attenzione, che le maglie devono essere le stesse. Per quello che vi dicevo, anche come grandezza, questa deve essere, cioè non potete fare più giri, cioè se fate il 12° giro, ok, tutto intorno, vi sfasava praticamente le maglie, perché appunto poi non vi combaciava più nella parte più lunga. Quindi ho preferito fermarmi con il giro così, allungarmi solo, perché tanto era quello che mi serviva, perché come larghezza c'eravamo, mi serviva solo di allungarmi un po' con questo lato. Ok, quindi una volta che abbiamo finito, ci prendiamo appunto le nostre 4
mattonelle, anzi, che qua ho fatto un fiorellino, poi adesso vi faccio vedere come si fa, molto semplice, e l'ho attaccata al centro perché mi piaceva, rimaneva un po' aperto qua l'incrocio, e allora non mi piaceva molto da vedere, e allora ci ho fatto un fiorellino, così l'ho messo proprio al centro. Ok, quindi abbiamo unito le nostre 4 mattonelle. Io poi ho unito già la prima parte, ok? Quindi la prima parte vedete con solo 2 giri del lilla, ok? L'ho lasciata dalla parte interna, va, ok? Quindi qua dobbiamo attaccare dove c'è l'ultimo giro del bianco. Quindi ho attaccato già tutto il lato lungo più il lato corto. Adesso, ok, me lo giro così. Adesso dobbiamo andare ad attaccare quest'altro. Quindi qua è la parte del rovescio. Noi prendiamo la nostra parte che abbiamo fatto qua dalla parte del dritto, quindi deve essere rovescio con rovescio, ok? Facciamo attenzione su questo e lo mettiamo praticamente qua sopra. Adesso ci dobbiamo andare con i marcapunti a tenerlo fermo, ok? Un po' tutto nei lati, specialmente qua nella parte alta, cioè più larga. Quindi iniziamo con angolo ad angolo e ci accoppiamo tutte le maglie praticamente da una parte all'altra, più o meno dopo 20 maglie basse mettiamo un marcapunti, ne contiamo altre 20, mettiamo marcapunti, altre 20 e mettiamo marcapunti. Come prima però deve essere questo lato lungo da fare, ok? In modo che qua ci dobbiamo ritrovare appunto con le 88 o 89, contando l'angolo un pochino più spostato, 90 magari da una parte o dall'altra, ok? Però quelle devono essere. Quindi poi qua al lato, una volta sistemati gli angoli e la parte lunga, qui il lato viene in automatico. Ho messo tutti i miei marcapunti, ok, come vedete. Quindi adesso andiamo a chiuderle come abbiamo fatto già la chiusura, appunto per le mattonelle, ok? E come faremo poi anche per questa. Io ho fatto tutto lo stesso con l'ago, appunto, sono andata a cucire praticamente anche questa, così la cucitura è la stessa sia da una parte che dall'altra, non sono andata a fare altre cuciture diverse. Ho finito di cucire tutto, ok, ho lasciato giusto la parte dove ci sono i 3 giri del viola. Quindi, una volta fatto questo, adesso vi faccio vedere come fare il fiorellino. Per fare il fiorellino, quindi prendiamo il colore con cui lo vogliamo fare, facciamo il cerchio magico, poi ci alziamo di 3 catenelle e dentro al cerchio magico facciamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi facciamo di nuovo le 3 catenelle, rientriamo dentro il cerchio magico e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere. E quindi abbiamo formato già il primo petalo. Quindi di nuovo 3 catenelle, dentro, sempre dentro il cerchio magico, altre 3 maglie alte, di nuovo 3 catenelle e quindi rientriamo dentro il cerchio magico per fare una maglia bassissima e chiudere. Vedete, abbiamo fatto già i 2 petali, quindi dobbiamo fare così per altre 2 volte, per un totale di 4 petali. Ho fatto tutte e 4 i miei petali, quindi possiamo stringere, ok, il cerchio magico e facciamo chiusura di sicurezza. Lasciamo qui le codine appunto un po' lunghe perché poi queste codine lo andiamo ad attaccare praticamente al centro delle mattonelle. Ed eccolo qua il cuscino finito, come potete vedere appunto tutto cucito. Dietro ho messo 4 bottoncini, vedete, ne ho messi 2 proprio ai lati qua e poi altri 2 qui nel centro, e come vedete si chiude bene. Li ho messi proprio il bottoncino l'ho messo proprio sulla prima
cioè sull'ultima riga di maglie, di gruppetti di maglie che abbiamo fatto, ok? Quindi vedete anche voi se le volete mettere su quella o su quella prima, vedete voi. Comunque io l'ho messi qua sulla prima, appunto, e anche, vedete, mi serviva proprio quel giro in più che vi dicevo, che qua ne abbiamo fatti 3, giusto per andare a chiudere, che appunto se no veniva così combaciato, cioè sarebbe rimasto così, ok? A noi non ci serviva, ci doveva servire che veniva su di un giusto di un giro, ok? Quindi il fiorellino semplicemente l'ho attaccato dietro con 2 nodini, quindi non è niente di particolare, ok? Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi è piaciuto lasciate anche un like e noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!